La prima segnalazione del mostro di Loch Ness sarebbe del 556 d.C., quando la creatura si palesa davanti a San Colombano, il quale a colpi di preghiera la fa tornare dentro le gelide acque da cui era emersa. Ma è solo nel maggio del 1933 che inizia la Nessie mania, quando due albergatori della zona, i McKay, raccontano ai giornali dell'avvistamento di una sorta di balena che zampilla e sembra fare giochi nell'acqua. A novembre dello stesso anno, Hugh Gray scatta la prima foto, immortalando qualcosa che striscia sulla superficie del lago come una sorta di serpente acquatico. Secondo alcuni maligni, sarebbe solo il cane di Gray che nuota con un bastone in bocca. Nel 1934, Robert Kenneth Wilson scatta la foto, quella destinata a passare alla storia. Ritrae un lungo collo con una specie di testa che esce dall'acqua e viene pubblicata in pompa magna dal Daily Mail, diventando fondamentale nella circolazione della leggenda. Eppure la foto è un falso clamoroso. Wilson ha fotografato un finto mostro, un sottomarino giocattolo con attaccati sopra una testa e una coda. Questo bizzarro sottomarino mostro è ancora affondato nel lago. Sempre nel 1934, durante una notte, lo studente di veterinaria Arthur Grant rischia di investire in moto una strana creatura a metà tra foca e plesiosauro, munita di pinne, con il collo serpentiforme e gli occhi grandi, lunga tra i 4 e i 6 metri. Grant la disegna su carta e chiede lumi ai vari studiosi, che però tendono a identificare l'apparizione come una lontra o una foca e a pensare che il ragazzo, per via della poca luce o di qualche birra in eccesso, l'abbia scambiata per un mostro. Nel 1936 la signora Marjorie Moir, mentre con il cielo grigio passeggia lungo il lago, vede un mostro di 10 metri con 3 gobbe e il collo lungo e snello che sembra giocare in acqua. E nel 1955 tale McNabb immortala in foto qualcosa di enorme a pelo dell'acqua vicino al castello di Urquhart. Negli anni successivi gli avvistamenti del mostro continuano, adeguandosi ai rinnovati strumenti tecnologici e alimentando un turismo mirato alla caccia di Nessie e una lunga scia di ipotesi. Potrebbe essere un gigantesco storione? O davvero un animale preistorico simile a un plesiosauro è sopravvissuto nello speciale habitat del lago di Loch Ness? Nel 1993 il documentario Loch Ness Discovered cerca di migliorare un'antica ripresa della creatura, ripulendo e sovrapponendo i vecchi fotogrammi. Quello che ne esce è simile a un plesiosauro e lascia sorpresi e turbati persino gli studiosi che lo realizzano. Nel 2009 il signor Jason Cook sostiene di aver beccato Nessie utilizzando Google Earth, ma il dubbio che abbia solo beccato una barca in navigazione è notevole. Un fatto è certo, ogni epoca ha usato la sua più moderna tecnologia per cercare Nessie, ma nessuno è mai riuscito a fornire una prova certa dell'esistenza di una forma di vita enorme e ignota che sia stata in grado di sopravvivere nel gigantesco lago di Loch Ness, lungo 37 km e profondo fino a 230 metri. 65 km² di acqua costantemente freddissima e capace di gelare durante l'inverno. Gli studi sostengono che se davvero esistessero predatori di tale portata nel lago, non consentirebbero la sopravvivenza di altre specie e quindi morirebbero per assenza di nutrimento. I Nessie Believers ribattono che se il mostro può uscire dall'acqua, come raccontano alcune versioni della storia, allora può mangiare anche fuori. Ma il 23 agosto del 2018 una notizia manda in visibilio gli appassionati di mistero. Al tramonto, una ragazzina di 12 anni di nome Charlotte Robinson scatta la miglior foto della creatura da anni, forse la migliore in assoluto, immortalando a distanza una presunta apparizione che fa capolino nel lago. La mattina dopo, il 24 agosto, l'Inlock canadese, a 12 miglia di distanza dal punto di avvistamento di Charlotte, fotografa nuovamente un oggetto non precisato in acqua. Stavamo visitando il castello quando ho notato qualcosa muoversi, con dietro una striscia di bolle che lo seguivano. È andato sott'acqua un paio di volte, per poi riapparire. Mi è parso strano e, avendo sentito la storia di Nessie, ho scattato un po' di foto, ha raccontato eccitatissima la donna, esaltata che il suo sogno di vedere Nessie fosse diventato realtà, che fosse toccato a lei, tra milioni di persone, vederla. C'è un film di qualche anno fa, dedicato a Loch Ness, il cui trailer diceva che per vedere devi credere. E allora forse è così? Forse Nessie la vede soltanto chi ci crede? A voi la sentenza.